Ok, bravissima, sei stata Nel perfetta. macello, col cronometro. Uno, due e tre. Buonasera. Buonasera, ciao Sara, grazie mille. Ciao Serena. Ecco, Un come avete grandissimo visto, Tac ha perso la barba e si è trasformata in una bellissima ragazza. Sì, 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 sì. No, lui è decisamente molto più talentuoso di me, poi vabbè, nell'intaglio ovvio è la sua materia, come anche la tua. Io sono una vostra adepta, diciamo così, o almeno ci provo. Tu sei una fan. Questa Sì, sono sera una grandissima fan di tutti e Questa due. sera abbiamo cambiato, così abbiamo dato un po' di riposo al povero Taki e abbiamo introdotto Serena, che se non la conoscete la conoscerete presto, perché ho fatto un articolo diciamo su di lei partendo da uno spunto che mi ha dato lei, e uscirà il 15, vi lascerò da qualche parte il link per vederlo. Grazie Sara. Figurati, è stato così piacevole parlare con lei che ho pensato di invitarla nella chat. E la fortuna ha voluto che lei è un'esperta di giocattoli per i bambini, soprattutto quelli di Montessori, e c'è stato un commento in cui chiedevano se avevamo fatto dei giocattoli e io e Tac eravamo spiazzati, quindi Tac è capitata a fagiolo e quindi ci facciamo raccontare un po' da Serena come nascono, non so, quello che ci puoi dire, qualche curiosità, raccontaci un po'. Sì, beh, allora, innanzitutto, specialmente per quanto riguarda i giocattoli montessoriani, di solito è meglio avere un po' un'infarinatura. Ora, chiaramente non bisogna avere una laurea in pedagogia, perché ovviamente non ce l'ho nemmeno io. Ora, te hai detto esperta, cioè, lunge da me esserlo. No, no, ho visto i tuoi lavori su Instagram e sono bellissimi, quindi passi per l'esperta. Sei sempre troppo buona. È che semplicemente è un metodo che mi ha sempre affascinata, sempre, cioè creare giocattoli. Fin da quando ero piccola mi ha sempre affascinato questa figura del giocattolaio, non so nemmeno bene perché. E poi io sono cresciuta in una falegnameria perché, come ben sai, mio nonno, mio babbo, il mio zio sono falegnami, e quindi io sono cresciuta in questa falegnameria, e amando il metodo montessoriano, quindi mi piace far divertire i bimbi, ho deciso di iniziare a creare i giochi montessoriani di legno, che poi, se ben sai, sono giochi molto molto semplici, molto basici, ecco, non bisogna appunto essere un intagliatore come lo siete te e Tac, quindi ho detto proviamo un pochino di maestria appunto con alcuni strumenti per lavorare il legno, ce l'ho nel mio quotidiano e quindi mi sono gettata e sta andando benino, dai, benino. Sono giocattoli didattici, giocattoli educativi, insomma quelli anche più complessi, librerie montessoriane. Ora non l'ho ancora pubblicato, ma lo vedrai a breve. Ho fatto proprio una struttura dove c'è proprio archetto dove il bimbo si può arrampicare, e poi ho fatto uno scivolo che da una parte è uno scivolo liscio, se poi giri ho fatto una sorta di ganci, ma sempre di legno, così sicurezza, il bimbo può arrampicarsi perché ho ricreato dei tipo pietre d'arrampicata, ecco. Quindi mi diverto a creare giocattoli di legno per i bimbi, è divertente, cioè non cresco più nemmeno io, ecco. È fantastico, avrei voluto averceli io da piccola, una cosa così Ma meravigliosa. infatti, te pensa che io ho due nipotine piccole e quando loro erano piccole io non ci pensavo minimamente a fare queste cose, e infatti spesso mi chiedono, ma quando eravamo piccole noi non ce l'hai fatti, no? Fatto ora altri bimbi. Comunque è molto bello, è veramente divertente, ecco, molto divertente. Ma per quelli che non sanno totalmente come me,
E che cosa c'è dietro? Perché sono di Montessori? Perché si fanno così? Sono anche per bambini più piccoli che possono mangiarli o non Sì, mangiarli? beh, Cioè, come allora, funziona? assolutamente. Allora, tieni conto che, vabbè, Maria Montessori è stata la più grande pedagogista italiana conosciuta a livello internazionale e quindi sì, lei praticamente ha, diciamo, iniziato a creare la sua filosofia, ovvero nell'insegnare fuori, cioè scuola la faceva fuori, quindi la natura, appunto proprio il toccare con mano vari materiali e lei era proprio molto appassionata in realtà del legno, quindi del nostro materiale che amiamo e che abbiamo in comune. Brava Montessori. E essendo un materiale che poi è molto naturale, io non so se sai, ma ci sono alcuni legni che possono essere tranquillamente dati a un bimbo e che si può anche mettere in bocca. Logicamente non devono essere trattati, chiaro, no? Però ecco, il legno è il materiale naturale per antonomasia, no? E anche qua permettimi di dire che spesso e volentieri ci sono persone che rimangono scioccate quando dico questa cosa perché dico ma no, cioè il legno in bocca a un bambino, ripeto, deve essere legno non trattato, è chiaro che non prendo il legno della falegnameria così grezzo, no? E lo do in bocca a un bimbo e quando invece non si fanno il minimo problema a dargli magari il giocattolo di plastica che questo si mette in bocca, no? Mm. E per questo, vabbè, è il mistero di alcune persone. Comunque sì, sono belli da realizzare perché proprio lei aveva questa filosofia del gioco naturale, no? Mhm. Quindi lei è per quello che voleva il gioco di legno perché anche proprio per la bellezza del materiale, perché stimola il tatto, l'olfatto con il profumo, è molto molto interessante. Poi ora appunto io lo sto dicendo in modo molto, diciamo, superficiale, però ecco, Sì, ci sono sì. proprio studi, fonti anche su internet dove si trovano proprio le sue linee di pensiero e diciamo che per noi che amiamo il legno sono proprio pilastri, fondamenti di pensiero, cioè credo che tutti noi che amiamo il legno siamo d'accordo con questa filosofia, sicuramente. Decisamente. E Sì. quindi che legno consigli per fare questi giocattoli? Allora, io consiglio, non so se lo conosci, poi vabbè, voi siete intagliatori provetti, quindi sicuramente magari lo conoscerete meno, la Paulonia, non so se conosci, Mhm. la Sì, conosci. l'ho già sentita, non Eh, mai trattata. sai perché non l'hai mai trattata, Sara? Perché è uno dei Difficilissimo. temi più leggeri del mondo. Più della balsa. Siamo, siamo lì, siamo lì, siamo Ah, lì. Pensa che questo è un legno che è molto, molto, molto usato in Giappone perché hai presente i classici, ora sono ignorante in materia, cioè no, amo il Giappone e la cultura giapponese, ma mi sfugge il nome, i classici zoccoli di legno giapponesi. ah, sì, 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 ho capito. Quelli con la fascetta nera, che mi piacciono un Brava, sacco. Mm. quelli sono fatti di Paulonia. Wow, è così Esatto. resistente anche. Sì, è anche molto resistente nonostante sia un legno così, così morbido. Quindi io di solito i giocattoli per i bimbi li realizzo appunto in Paulonia perché specialmente se un bimbo è molto molto piccolo, tipo quando faccio i sonaglini, che sono proprio da Mhm. cartina, almeno anche laddove capitasse che appunto gli cade in faccia non succede niente perché è veramente veramente leggerissimo, come la balsa, sì esatto, siamo lì, credo siano uguali. Perfetto. E altri legni? Perché Non va quello lì bene, non ho capito. però per l'intaglio non va bene. Ah, beh, sì, sì, infatti il taglio proprio quello mai sentito, ma anche volendo non saprei dove reperirlo, perché comunque non l'ho neanche mai visto in giro, quindi non sarà... No, è un bel legno molto chiaro, Ah, però sì, è vuoto, diciamo sì. che forse è più adatto per fare questo genere di lavoro, almeno io lo prediligo per quello, anche se sempre i giapponesi lo usano per fare gli strumenti musicali. Pensa a te. Bellissima questa cosa, veramente non si sapeva. E Sì. qualche altro legno?
Ma di solito io uso questi, Sara, uso questo legno qua, perché se no, se sono legni troppo duri, tipo per esempio non mi mettere mai a farlo di castagno, per dire, no? Perché poi a Ma me che è troppo pesante. esatto, serve un legno che posso lavorare bene al traforo, quindi Sì. di solito vado sempre su quello. Di solito io uso sempre la paulonia, anche la Bete a volte, ma molto raramente, molto molto raramente. Sì, E quindi io ho fatto una sola macchinina, che poi magari metto la foto da qualche parte, per un bambino, e l'ho fatta in tiglio. Però ma anche il io tiglio, ho provato a leccarla, non ha un gusto meraviglioso, ma il bambino è stato abbastanza soddisfatto, quindi ho detto "Boh, va bene". sì, ma infatti, però il tiglio magari non avrà un sapore buonissimo, però ha un odore buonissimo. Sì, cioè lui non ha reagito particolarmente, quindi mi sono fatta coraggio, ho detto vabbè, allora non ho ucciso questo povero bambino, però è andata bene. No, ma con il legno non lo uccidi assolutamente. Ma sai, ci sono dei legni che non fa piacere, come parlavamo nella puntata scorsa dei cucchiai, secondo che legno No, usi. vabbè. Sì, no, chiaro, ma come appunto i taglieri, no? Cioè, a volte a me, Sara, quante volte mi dicono, ma guarda, ho questo legno, ci faccio il tagliere. Anche lì bisogna sempre specificare che appunto ci sono dei legni specifici per il tagliere. Giusto perché mano a mano che si va appunto a tagliare le cose, poi dipende che legno si usa, si sprigionano le tossine, ecco, sì, però Sì. ci sono anche dei legni più adatti, ecco, appunto, tipo il faggio. Sì, il faggio, ad esempio dicevamo l'altra volta che io il faggio non l'avrei messo tra quelli adatti per fare dei cucchiai, però trattato potrebbe anche andare bene lui, non è Però, male. per esempio i taglieri di faggio sì. Ma poi vengono laccati quelli, cioè in realtà No, tu certo. vai a contatto e non. Ah, no, ma te parlavi dei cucchiai. Sì, sempre pensando al bambino che deve mangiarlo, mi veniva Sì, in no, mente assolutamente, no, di fare un assolutamente. ragionamento simile praticamente. Certo, sì. E quando invece fai tipo il trenino, queste cose qua un po' più con i cubetti, usi sempre quel legno lì? Lì dipende, lì uso tanto anche l'abete. Abete. Sì, uso tanto anche l'abete e anche il tiglio. Abete di nuovo bello, e se lo mangiano non c'è problema? L'abete, Con la resina. se lo mangiano al naturale, proprio naturale, se magari li va in bocca, no, meglio di no. Tanto che infatti di solito in abete faccio sempre giocattoli per bimbi un pochino più grandi oppure giochi più didattici dove proprio non c'è il pericolo che il bimbo se lo mette in bocca perché sai, è molto resinoso l'abete. Sì, per quello che chiedevo. Quindi, però quello lì poi lo lacchi? Gli dai poi una laccatura, la fintura, sì, via. sempre, anche quando è naturale, comunque sia, uso sempre una finitura protettiva all'acqua, eco-friendly, proprio atossica, proprio specifica per i giocattoli in legno. Stessa cosa quando uso, per dire, l'abete, però l'abete lo uso sempre se poi vado a verniciare il giocattolo, ma ti ripeto, di solito non uso mai l'abete per creare giocattoli per bambini particolarmente piccolini. Piccoli, sì, che c'è più pericolo che se Certo. in bocca, sì. No, infatti la sicurezza sempre prima di tutto. Sì, perché poi uno ti chiede, come me questa ragazza mi dice: "Ah, mi fai 'sto giocattolo, almeno lo do al bambino, son sicura, lui magari lo può morsicare", l'ha voluto tutto bello arrotondato. Io sinceramente, non essendo madre e tutto un po', mi sono chiesta tipo: "Ma a 'sto bambino se adesso io gli faccio del male, cosa faccio?" Quindi l'ho fatto proprio tutto arrotondato, pulito, tutto il legno con la spazzoletta, non gli ho messo nessun trattamento, nessun olio, niente di niente, però ero un po' preoccupata
preoccupata perché in realtà bisognerebbe essere esperti un minimo. Sì, no, assolutamente, però tipo se ti dovesse ricapitare un'altra volta gli dai sopra un po' di olio di vasellina e sei a posto. Anche quello sì, è vero, non ci ho pensato. Io invece lì per lì ho pensato se ci metto un olio, che poi potevo mettere anche un olio di noci, cioè una Sì, qualsiasi cosa di edibile. oppure anche Ho avuto paura, così no, vabbè, ma com'era. hai fatto meglio a non correre il rischio, magari la prossima volta. Hai fatto Spero di no, perché Sì, invece io veramente mi ero piglia distratta, l'ansia. perché io voglio vedere questa volta un altro coniglio che sbuca non lo so, da un'altra parte, da un cilindro. Beh, però quello lì è già per bambini un po' grandini, Sì, sì, diciamo adulti. bellissimo quel coniglio, bellissimo. Ma pensa a te, cioè, è stata una follia fare quel coniglio che adesso poverino, Ci la gente che credo, ci segue non capirà, metterò la foto anche del povero coniglietto che salta. che è bellissimo, per chiunque non l'avesse ancora visto, è bellissimo. Uno dei capolavori della Sara, come Luna Lockwood, ovviamente, che se ce l'hai Come? ancora in laboratorio, quando verrò da te la prenderò io. Non ho capito cosa però. Luna Lockwood di Harry Potter. Ah, ok. Bellissimo. Quella lì, poverina, ha già un'altra casa. Una mia amica che è fissata, vuole tutti i personaggi. Beh, ci credo, perché appunto, cioè, ti riesce veramente molto bene, Sara. Molto, molto, molto bene. Non ero troppo convinta di lei perché metteva male, cioè questi occhiali, va già bene che mi hanno un po' Infatti, salvato. è bello per quello. Sei stata bravissima comunque. Bello, Gra- bello. Grazie, grazie. Adesso inviterò tutta gente nella chat che mi dice come sono brava. Ma perché te lo meriti? Quando uno se lo merita, si deve sentir dire. No, 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 sei te che sei bravissima, adesso speriamo che in tanti leggano l'articolo, così ti potranno conoscere, perché hai contribuito e stai contribuendo ogni giorno a portare avanti un lavoro veramente faticoso, terribilmente interessante e che Sì, c'è tanto, tanto bisogno che resista, quindi mi raccomando. davvero. Sara, grazie di cuore, a proposito lo dico anche qua davanti a tutti per questa opportunità e per aver deciso di darmi spazio, perché non era mai successo davvero, e ti auguro tanti 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 lettori, ma non per il mio articolo, per tutti gli articoli, perché veramente serviva una pioniera di noi artigiani italiani che non ci conoscerà mai nessuno. No, dai, spero di no. Speriamo che parola dopo parola, pian piano, riusciamo a mettere di nuovo questo semino nella testa della gente e portiamo. Speriamo. Anche grazie a te, davvero, che ci aiuti a farci conoscere. Quindi grazie davvero, Sara, che poi Un sei una piacere. pure te. Mi dispiace per l'audio, ragazzi, stasera, ma purtroppo abbiamo dei Eh, piccolissimi problemi di connessione sì. e cercherò di fare i sottotitoli il più giusti possibili perché ogni tanto io ho sentito la sua voce saltare, ma non riusciamo a risolvere. No. E abbiamo fatto questo video in anticipo, lo dico perché poi sembriamo matti, perché in realtà questo video uscirà il 20, che è 5 giorni dopo l'uscita dell'articolo che noi diciamo leggerete. Abbiamo un attimo sballato, però confessiamo che siamo al 10 di luglio perché tra il lavoro e tutto c'è da editare, da fare un po' di cosine e quindi ci siamo portati un attimino avanti perché il tempo passa velocemente, purtroppo. Sì, troppo. Ecco, l'abbiamo detto insieme. Infatti, ma sai perché passa velocemente? Perché ci divertiamo fondamentalmente per È vero, hai ragione anche te, Sara, giusto, parole sante. Esatto. Bene, io avevo messo il timer e devo dire che siamo state grandiose, molto meglio che con Tac che gli parlo sopra e lui non riesce a dire niente. Vabbè, ma perché con lui, insomma, siete due esperti che parlano tra esperti, ecco, diciamo così. Noi abbiamo fatto una chiacchierata così, dai.
Però ci vuole anche questo, questa cosa secondo me è stata ben pensata perché noi siamo hobbisti e questo è da dire assolutamente, mentre tu sei una professionista del tuo settore, quindi va bene che tu magari ci ammiri perché noi intagliamo il babacetto e ci sta. Tantissimo, vi ammiro Però tantissimo. quello che fai tu è veramente utile, cioè fare un mobile direi che è un altro discorso che fare un oggettino ma carino. quello, Sara, ma quello più che altro lo sai, è il mio babbo che ci pensa a quelle Vabbè, cose. ma tu dai il tuo, cioè Sì, do un piccolo fate un contributo lavoro importante e siete dei per fare di professionisti. più. E io penso che la conoscenza che hai tu di legni, colori, eccetera, eccetera, noi ce la sogniamo, quindi Non è fa vero, piacere ti ogni assicuro tanto che avere non è anche vero, però ti ringrazio. avere un supporto così è anche interessante, perché cioè, va bene, io e te che ci interessiamo di tante cose, lui poi è bravissimo nella strumentazione, mentre io su quello non è che sono grandissima, e praticamente ci scambiamo dei gran consigli uno con l'altro, però in realtà noi non proveniamo da tutto questo e quindi... È per quello che siete bravi. Ho capito, ma tu hai la conoscenza, tu c'hai quella vera, dai. Va bene, ok. Comunque siete veramente Fatelo dire. molto bravi voi. Va bene, allora nulla, ti lascio andare che stasera so che è successo di tutto. Il macello. Però ce l'abbiamo fatta, bravissima. Dai, speriamo. E se capiterà di nuovo una puntata con te, tanto piacere, la Anche facciamo sicuramente. prometto di fare meno casini. No, non ti preoccupare. Va benissimo così. Allora, ciao, buona serata a tutti e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao Serena.